Ciao, sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Se non sai cos'è Vocal Essence, ti lascio il link in descrizione in modo che tu possa andare a vedere i nostri corsi individuali o collettivi online. Oggi ti propongo un video reaction di Beyoncé nel brano che più si conosce al mondo, credo, di Beyoncé, Listen, in questo live del 2006 che vi propongo. Andiamo subito ad ascoltarla insieme e ad apprezzare tutta la sua tecnica e la sua bellezza. Listen to the song here in my heart, a melody Ok, se vogliamo fare proprio un viaggio tecnico, visto che questo brano lo conoscete tutti, partiamo dall'inizio, di nuovo riascoltiamo il primo Listen, Listen, quindi ha questa partenza un po' che tenderebbe a dare un po' più di volume e chiude con questo falsetto soffiato con vibrato. to the song here in my heart. Anche qui parte con dei vibrati, to the song, here sempre vibrato e in my heart è dritto, non è vibrato. Quindi attenzione a questi dettagli se dovete studiare questo brano perché fanno molta differenza anche nella dinamica e nel non stancare chi ci ascolta. A melody I start. Anche qui abbiamo una voce più dritta, senza vibrazione, con una discesa verso il vocal fry all'interno della frase e vibrato finale. Ascoltiamo. A melody I start but can't complete. Anche qui si vibra solo la seconda parte della frase, non la prima. Quindi I can't, dritto, complete, vibrato. Listen Attacco in vocal fry e tutto vibrato con riff. to the sound from deep within. Attenzione, adesso qua avete capito un po' il giochino, quindi sound non è vibrato, ma è un po' nasalizzato, per esempio. Quindi già qui dà molta sfumatura, riascoltiamo. To the sound from deep within. It's only beginning to find release. Ok, adesso potete da qui in avanti anche voi sentire questa cosa vibrato o non vibrato. Visto che tante volte sento interpretare questo brano con il vibrato ovunque e sempre, cioè in modo pesante, non è così. Sentite bene tutte le sfumature che vi permettono di arrivare ancora più a fondo delle parole che state dicendo, senza dare semplicemente un aspetto tecnico al vibrato, ma pensandolo proprio in funzione della parola che state dicendo o del sentimento che state provando. Oh, the time has come for my dreams to be heard. Qui ha vibrato solo in Dreams, il resto è tutto dritto in M1, ha cominciato a dare un pochino di volume con un attacco in vocal fry. They will not be pushed aside or turned into your own, all 'cause you won't listen. Listen. Anche qui la chiusura dritta, avete sentito da soli dove ha vibrato all'interno della frase, non ovunque, ma in un punto preciso. Magari potete scrivermelo sotto nei commenti dove vi piace anche di più. I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. Ok, qui abbiamo un altro elemento che è il grattato che lei ha, che ha questo suo modo di aggredire anche un po' la frase nell'attacco. Ascoltiamo dove. I am alone at a crossroads. I'm not at home in my own home. And I tried to say what's on my mind. You should have known. Oh. Ok, qui avete sentito ancora dei grattati all'interno proprio della frase, questo switch in M2 proprio lì
e soltanto lì, e poi questo O leggermente più chiuso anche rispetto agli altri suoni. Now I'm done believing you. Questo è bellissimo, se riuscite a farlo proprio così, con questi punti nel vibrato, And no, oh, now I'm done believing you. avete sentito dove sono? Quindi now I'm done con vibrato, believe, quindi la I di believe vibrato, in you senza vibrato. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. I followed the voice you gave to me. Anche queste chiusure secche aiutano tantissimo a dare determinazione all'interpretazione e anche il vibrato prima che ammorbidisce e rende anche più un movimento dinamico, con queste chiusure secche delle frasi sono strepitose. All'interno mette questi grattati, scusate, che spezzano e danno una grinta pazzesca. Provate a metterli esattamente lì dove li sta mettendo lei, questo è un live, quindi qualcosa sposta, e poi provate anche voi a giocare nel metterli in posti diversi, proprio per sentire che cosa percepite mentre cantate. But now I've gotta find my own. Fine, se avete sentito qui, nasalizzato tantissimo e anche laringe leggermente inclinata, But now I've gotta find my own. e stiamo andando su. Don't know where I belong, but I'll be moving on. If you don't, if you listen to the song here in my heart, a melody. Che tra l'altro questo grattato che lei ha, strepitosi questi acuti, scusate, è un momento di quando sentiamo queste voci libere totalmente, di volare all'interno del corpo ed uscire con questa facilità, sembra veramente incredibile. E questo suono nasalizzato, tra l'altro con risonanze nasali di questi suoi acuti, con questi intervalli di grande grattato che io sento molto alti, non laringei, ma molto alti, quasi come se fosse un lavoro tra palato molle e lingua. Questa è la mia percezione proprio del suo grattato. I start, but I will complete. Whoa, now I'm done believing you. You don't know what I'm feeling. I'm more than what you made of me. Follow the voice that you gave to me. But now I've gotta find my Di questo finale incredibile possiamo anche, oltre a tutto quello che abbiamo già detto, vedere anche la sua postura del collo, come rilascia proprio la tensione e va verso la parte posteriore, proprio sia di inclinazione del collo che poi anche nella posizione della schiena nei dorsali, e come respira, viene in avanti e torna indietro, questo momento un po' ondulatorio che è interessante da vedere, con questi grattati sempre molto presenti che a un certo punto, come dire, non li senti poi così forte, ma fanno parte di tutta la sua interpretazione, quindi ti arriva una valanga di energia e di grande potenza. Ecco, questa sicuramente fa parte delle sue caratteristiche, una potenza incredibile anche che sposta veramente energia nel momento in cui canta. Non c'è molto da dire, sappiamo che Beyoncé è, penso, una delle migliori al mondo attualmente, insieme ad altre poche artiste con questa grande capacità tecnica, e anche lei ad oggi è cambiata, ha un'altra modalità di cantare, non ha tutte queste sfumature di quando era più giovane, ma è giusto che sia così, anche perché anche lei si è messa a sperimentare con altri generi musicali e altri brani dove la sua voce
lavora più sul suono che sull'acuto, eccetera. Poi comunque rimane sempre tecnicamente impeccabile in ogni cosa che fa, ogni cosa che tocca diventa super importante mondialmente parlando. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like o un commento, se ti va scrivimi anche attraverso i social proponendomi altri video reaction come questi. Se non l'hai ancora fatto iscriviti ora al mio canale YouTube e mi raccomando di attivare la campanella delle notifiche. Spero di vederti presto all'interno dei nostri corsi e ricorda, non vedo l'ora che tu scopra la voce del tuo successo. Ciao!